Buonasera a tutti in questa prima diretta del canale Meditazione Quotidiana. Fatemi sapere se si vede, si sente. Saremo online su più canali, saremo online su YouTube, sul canale Meditazione Quotidiana, in collaborazione con il canale della nostra ospite, che sarà Manuela Pompas. Ma adesso l'andremo a presentare. Saremo in diretta anche sul mio canale dinoscordino.com, saremo in diretta anche sul canale di Motiviamoci, pagina Facebook. C'è stata concesso anche l'onore di essere in diretta sul canale Un ponte tra me e te dell'amica Lucia Gollotta e Machi Salvo, quindi ringraziamo un po' tutti. Allora, siamo pronti per iniziare. Io sono un po' emozionato perché, insomma, è un po' che non faccio più dirette, però la nostra ospite questa sera è stata in grado di riportarmi di nuovo qui, e di questo gliene sono molto grato. Per cui mi metto gli occhiali perché ho una certa età e quindi purtroppo mi tocca anche fare questo, e noi ci vediamo fra 5 secondi con la nostra ospite, perché oggi parleremo di un tema molto, ma molto importante. 5 secondi e siamo qua da voi. Oh, eccoci qua da voi, e questa sera abbiamo con noi una persona davvero speciale. È giornalista, scrittrice, pioniera nel campo della ricerca spirituale e da anni indaga con sensibilità e competenza i temi della vita oltre la vita, della coscienza e del cammino dell'anima. Attraverso i suoi libri e le sue conferenze ha aiutato moltissime persone a comprendere meglio se stesse e il senso del proprio cammino. È un grande piacere averla qua con noi, accoglierla questa sera, e lei è Manuela Pompas. Ciao, ciao. E appunto, sai Dino, ti mando gli applausi Guarda, che lo faccio mettono anch'io, guarda. qui. Ah, ce li hai, fantastico, ecco. Siamo impazziti. Questa Ah, sera ecco. siamo totalmente impazziti. È impazzito anche internet, perché è saltata la diretta sulla pagina Facebook Motiviamoci, ma l'abbiamo ricondivisa al volo, per cui siamo Bene. pronti. Io non posso controllare perché ho paura di toccare, di uscire. Ah no, non ti preoccupare, ma tanto fa niente perché comunque ci siamo, e noi facciamo le nostre cose, voglio dire, Oh dai. yes, vai. Considera anche che, abbiamo e questo video sarà e rimarrà nel canale Meditazione Quotidiana, ma rimarrà anche, grazie a te, nel tuo canale di Manuela Pompas, per cui, lo In potranno real vedere anche dopo senza nessun tipo di problema. Sì, certo, bene, sono contenta. Allora, Allora, mentre aspettavo, mh, guardavo l'indice del mio libro, ui, perché io sempre parlo solo del primo e dell'ultimo capitolo e sono un po' smemorata però e aspetta che invece lo ci sono dei presentiamo, capi aspetta che lo sì, facciamo vedere, aspetta, stai lì. ma ci son dei Ah, capitoli interessanti di cui io non parlo mai. e Per come cui mai? parlo del primo e dell'ultimo e non di quelli in mezzo. E adesso Ahia. stasera ti darò un'anteprima allora. Meraviglioso. Allora, questo Allora, titolo non l'ho fatto io. ui, Il mio non mi ricordo cosa avevo proposto, però sai, bisogna pubblicare dei titoli che non ci sono sul mercato, perché non devono essere doppi, non devono richiamare altri libri. E questo titolo l'ha fatto la mia editor, la persona che cura i miei libri in Tecniche Nuove, e mi è piaciuto molto. oh, Non è esattamente il senso del libro, perché il libro è manuale di autoguarigione, però è molto carino, perché quello che ripeto spesso, noi non siamo un corpo con un'anima, noi siamo luce, siamo uno spirito che è disceso nella materia e si è ricoperto di corpi sottili e di questo corpo
con cui ci identifichiamo e noi siamo una unità, siamo un tutt'uno. E Mh. questo è uno dei motivi per cui a volte stiamo male, perché dividiamo. La nostra società ha dicotomizzato, sono riuscita a dirlo, Voilà. perché Non è perché mica noi facile, voglio dire. no vabbè, una base vabbè scherzo, perché noi i medici curano il corpo, gli psicologi curano la psiche e i preti curano l'anima. Mh. Ho sbagliato. No, no, Dovrebbero curare il corpo, ecco. dovrebbero curare la psiche, dovrebbero curare l'anima. Ma noi siamo un'unità. Per cui, per esempio, se io sono infelice, Mh. io posso ammalarmi anche a livello psichico, posso Mh. avere delle turbe psichiche, posso avere una depressione, ma a volte lo stress, l'infelicità, i problemi psicologici si riversano nel corpo, nell'organo bersaglio, per esempio. Esatto. E una cosa che mi piace molto nella medicina cinese, medicina tradizionale cinese, corpo, psiche e spirito son la stessa cosa. Cioè quando l'ago ti punge, ti viene messo in uno tsubo, in un punto, quell'ago va a curare, no, non è che cura, ad attivare l'energia del corpo, della mente e dello spirito, Shen. E noi questo l'abbiamo, nella nostra cultura è stato dimenticato. Adesso con la fisica Assolutamente. quantistica stiamo recuperando un sacco di sapienza, perché io Mh. ho riletto qualche filosofo greco, quello che dice la fisica quantistica oggi lo dicevano già più di 2000 anni fa e 5000 anni fa nei Veda. Quindi noi stiamo recuperando con un linguaggio scientifico e Mh. non solo intuitivo sapienze che ci sono sempre state. Tu hai contatti con la Cina? No, Hai io non ho studiato? contatti con la Cina, però diciamo che ho studiato abbastanza le discipline orientali e soprattutto quelle che riguardano i meridiani del corpo, per cui sì, sono abbastanza dentro alla situazione. Sì, Noi bene, però occidentali, l'abbiamo un po' scusa il gioco di parole, occidentalizzata. son d'accordo, sì. Va E bene. diventa difficile perché ehm, lì possono gestirla con sapendo e conoscendo già da bambini quali sono questi meridiani, ma noi come facciamo? Perché in effetti l'unica cosa che abbiamo sono i sintomi. Abbiamo? Non ho capito. Cosa abbiamo? Possiamo sentire il sintomo della malattia. Ma il medico dovrebbe essere sensitivo, Ah, cioè il medico dovrebbe. dovrebbe avere tutto al condizionale, dovrebbe avere un'intuizione. Però io conosco qualche medico, per esempio ho un'amica, è andata da lei una paziente col tumore e le ha Mh, detto: "Io non lo sento, secondo me lei non ha niente". Ha fatto e rifatto esami ed era una diagnosi sbagliata, o mh, viceversa. Cioè o viceversa, uno va dal medico e lui sente che deve andare a far delle analisi perché c'è qualcosa che non gli quadra. Per cui soprattutto in omeopatia, nelle mh. medicine naturali, i medici son più aperti a questi discorsi, ma forse il mondo sta cambiando, forse arriveremo, io penso al medico sciamano, non nel senso che sta Mh. nella foresta e balla intorno al fuoco, nel senso che utilizza la medicina occidentale, ma con un atteggiamento, lo sciamano entra nell'anima del paziente, conosce gli spiriti che lo guidano o che lo minacciano, Mh. sente qual è la cura giusta. E questo bisognerebbe sapere se è meglio un farmaco o un altro, non Mh. solo tecnicamente, perché quello che fa bene a me non è detto che faccia bene a te. Cioè, tu lo C'è sai una meglio di me, no, che in Cina, per esempio, i dottori, se un paziente viene da lui più di 2 volte vuol dire che non è tanto bravo. Allora perché infatti son pagati quando se tu sei sano. esatto, Ti fantastico. ammali, no, no money, no No party, money, niente, no niente. party. Sì, è vero. Una volta, non so se è ancora così. Ma no, c'è la cultura, ma in effetti non è neanche più così adesso, più di tanto. Mh, Però diciamo che in generale rimane ancora quella cultura, almeno persiste un pochino. sì, Però tu qua sì, spieghi della, guarigione con la mente
E io là che sono curioso. Perché con la mente? Ma allora, intanto facciamo un passo indietro. Noi dovremmo fare prevenzione. Mh. Cioè, quando io ho avuto un problema l'anno scorso di salute che potevo morire, Olla, ho avuto un paio di problemi, se vuoi te li racconto perché sono volentieri. carini. Ehm, il me Più di un medico m'ha detto: "Signora, lei deve osservare uno stile di vita positivo". E Mh. questo è importantissimo, che vuol dire mangiare bene, dormire bene, respirare bene, avere degli affetti, avere delle cose che ti piacciono, cioè godere della vita. Poi ci saranno, i sacrifici, i problemi, quelli ci saranno sempre, però uno si deve costruire una vita soddisfacente e non è questione di soldi, Mh. è questione di come tu imposti la tua vita. Ehm, io avevo una donna una colf tanti anni fa, una ragazza giovane, aveva 30 anni, filippina, e un giorno son tornata a casa in anticipo, cioè Mh. in teoria non dovevo tornare a casa, e l'ho trovata in ginocchio a pulire tutti gli zoccoletti della casa Ah, e con passione, cioè non gliel'aveva detto nessuno. mh. E poi quando puliva il tavolo, quando puliva in cucina, lei metteva tutta se stessa. E io ho detto: "Ma le piace il suo lavoro?" M'ha detto: "Sì, mi piace". E a me è venuto in mente Gandhi, gli ho detto: "Lei mi sta dando una lezione, perché Olla. quando tu lavori con amore, come diceva lui, tu fai bene le cose, ma sei anche contento, cioè Mh. non ti pesa, anche se è un lavoro difficile". E io avevo imparato questa lezione di Gandhi guardando il film di Attenborough, perché io non amavo la casa. Ho sempre detto che preferirei fa' la camionista piuttosto che Non la non ti piace proprio insomma dai. piuttosto che la casalinga. E in Okay. un film su Gandhi lui aveva sgridato la moglie dicendo: "Noi dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo fare con amore anche pulire i cessi". E mi ha cambiato la vita. Ho cominciato a lavare i piatti senza sentirmi, a disagio, senza sentirmi frustrata, Mh. ed è un insegnamento pazzesco, perché se tu lavori, ma qualunque lavoro, perché magari uno fa il dirigente d'azienda, ma vorrebbe andare in campagna o viceversa. Se Certo. tu lavori con amore, tu nutri la tua anima, Mh. dai un nutrimento positivo, come il pensiero positivo della pensare positivamente. E Certo. l'amore è una cosa che guarisce. L'amore è un'energia potente. Adesso io vado fuori dal mio libro, vado oltre. In uno dei miei libri, che è Oltre la vita, oltre la morte, ho dedicato, non mi ricordo se 1 o 2 capitoli, alle persone che vanno in coma lucido, Okay. near death experience, cioè loro escon dal corpo, vedono fuori, a volte assistono, ci son dei casi divertentissimi anche, assistono ai medici che li operano, ascoltano i loro discorsi. Mi è rimasto impresso un bambino che si risveglia dal coma, di famiglia bene, educato bene, piccolino, 10 anni, si sveglia dal coma e racconta barzellette sporche, dicendo parole che prima non Però diceva. E la mamma, non è questo che volevo raccontarti, però vado sì, avanti. sì. La mamma è preoccupata, Francesco si chiama, mamma Francesco, ma cosa racconti? Dice: "Mamma, quando gli infermieri venivano a casa mia o i medici mi operavano, si raccontavano sempre delle barzellette e io me le ricordo". Per cui quando tu Hai sei fuori dal capito. corpo, tu in realtà no, allora dal 10 al 20% delle persone che vanno in coma hanno questo tipo di esperienza, gli altri dormono, cioè gli altri sono in coma de passé, quindi non hanno coscienza. Allora tu vieni aspirato da questo tubo, da questo tunnel, che in realtà è un campo energetico, e ti ritrovi, su questo io ho ragionato perché non lo dice nessuno, quando uno esce vede luce e alla domanda: "Com'è questa luce?" "No, ma non è luce, è luce e amore." Cioè io percepisco la luce come se fosse amore. Forse questo è Dio. Forse Mh. Dio è luce e amore.
E però noi siamo immagine e somiglianza. Se noi usassimo l'amore, c'è stato uno che ha detto: "Amate gli altri come voi stessi", che Ora non vuol mi dire, ricordo chi è stato, però questa frase è abbastanza l'hai già sentita, conosciuta. vero? Sì, Ma certo. lui praticamente ha detto: "Amate voi stessi e così potrete amare gli altri", e non viceversa. Cioè non c'è una frustrazione, cioè non è che tu ti devi inchinare, o tu devi amarti. Se tu ti ami, allora io faccio questo esercizio. Il cuore è un campo, cioè Mh. c'è un cuore fisico, che è quello che pompa il sangue, che pompa il sangue. Che pompas? Sì. Quindi un cuore materiale, certo, certo. E poi c'è un cuore energetico, che è il campo d'amore. Se tu ti ami, quest'amore ti fa come una specie di corazza, ti Mh, ti nutre. E io questo esercizio lo faccio, se vuoi lo facciamo alla fine della trasmissione, e volentieri. dal cuore tu puoi proiettare l'amore sulle persone care, sulle persone che non stanno bene, sulle persone, ed è energia pura. Ecco, noi viviamo certo di energia perché abbiamo un campo energetico, ma non la usiamo. Cioè Mh. noi mangiamo, beviamo, dormiamo, facciamo ginnastica, lavoriamo e non siamo consapevoli del nostro campo energetico. Per esempio, Però salto, scusa Manuela, sì, scusami, vai. però adesso per esempio, no, stai parlando di campo energetico, di amore, ma la signora Maria che, di queste cose non è molto addentra, com'è che glielo possiamo spiegare in maniera un po' più No, semplice? lo sanno, la gente è cambiata. Tieni Mh. presente che tutti i videogiochi dei Mh. bambini piccoli, parlano di energia. Io mi ricordo, mio figlio ha 40 anni, quando andava all'asilo, quindi più di 30 anni fa, c'erano dei videogiochi, diceva: "Forze dell'universo, energia dell'universo a me". Eh sì, Quindi decisamente. non c'è una conoscenza come chi studia la fisica, Okay. come chi va all'università, come chi legge qualcosa, Einstein o, però la gente ha questo, molte persone, se vogliono. Io conosco delle persone molto umili che hanno una, apertura mentale, inimmaginabile, cioè la saggezza della persona normale, cioè non Certo, laureata, diciamo. Quindi noi abbiamo, andiamo su Einstein, il corpo è fatto di neutroni, neutrini, elettroni, cioè noi certo. siamo energia pura. Non la vediamo, però nei film la vedi. Cioè quando tu vai a vedere Ghost, e Mh. Ghost è solo un fantasma, diciamo, Certo. quello è il suo campo energetico, è il suo corpo sottile. La gente lo capisce. In Always, altro film di Spielberg, Richard Dreyfuss muore e diventa lo spirito guido di un aviatore. La gente, guarda, che sa molto di più di quello che tu non puoi pensare, a meno che non voglia. Cioè, a meno che non dica: "Ah Ah, no, io queste cose qui non le voglio sapere. Ah no, io la mia mamma m'ha insegnato una roba e io voglio rimanere con la mia cultura che ho sempre avuto". dici che Allora questa c'è cosa è per un'incultura. proteggersi un po'? Sì, Mh. c'è paura dell'ignoto, paura, sai, per esempio, quando mio figlio, andava all'asilo, io ho fatto un corso di dinamica mentale, l'uso della Mh. mente, con i colori, il rilassamento, degli esercizi di autoguarigione, ma come se fossero dei giochi. Vado al bar e incontro le mamme dei bambini e Mh. sento il loro cervello. Zzzz. Allora, facendo la finta innocente, dico: "Ah, avete sentito che faccio un corso?" Risposta: "Ma non farei mica magia!" Perché c'è ignoranza, hai capito? C'è Certo, paura, c'è cer ignoranza. E dico: "Ma no, coi bambini si gioca." E i bambini sono più bravi degli adulti. Gli adulti devono imparare dai bambini qualche volta, questa perché cosa sono, è santa verità. per cui, e io, questo libro l'ho ah no, m'hai fatto una domanda a cui non ho risposto. Ha la mente che cura. Mh. La mente ha un potere enorme.
adesso tu salti verso il fondo, ma non importa. Per esempio, quando tu dai prana, dai energie, i pranoterapeuti ci sono da sempre, gli sciamani ci sono da sempre, i guaritori, Gesù era un guaritore. Ovviamente, perché Ecco, è grazie, palese, certo. volevo la conferma. No, Padre no, Pio lo non c'è conoscono dubbio. tutti, Padre Certo. Pio è un guaritore. Io sono stata guarita da Padre Pio, sono stata graziata. Quindi noi abbiamo un campo energetico che possiamo proiettare. Quindi nella pranoterapia tu metti le mani su un organo malato e io quando ce l'ho anch'io questa energia, ma non la uso perché non è il mio compito. Io anche da ragazzina, quando ho cominciato a entrare in questo mondo, 60 anni fa, ne faccio 80 no. Ma di perché lo devi dire? Io non volevo che lo dicessi, ma porca guardami! signore mio, dovrei metter la firma io per arrivare a 80 anni così. Esatto, esatto. Quando io Dove devo firmare? sono entrata in questo mondo negli anni '70, io davo il prano alle piante, cioè immaginavo Dai. che la luce scendesse dal cielo istintivamente, ma l'ho fatto in altre vite, non lo sapevo allora, lo so adesso, e immaginavo di dare luce alle piante, ho fatto un esperimento. Ho preso 2 piante uguali, Ah, 2 non mi ricordo se erano 2 roselline, mi sembra, non mi ricordo, al mercato identiche. Le ho messe sul balcone con la stessa luce, la stessa acqua e a una dicevo, davo il pane, dicevo: "Sei bellissima, ti amo, sei una pianta stupenda". All'altra dicevo: "Mi fai un po' schifo, non mi piaci, non ti voglio". Allora, quella che gli dicevo: "Mi fai schifo", è rimasta piccola e l'altra è cresciuta al doppio, perché le ah, piante ci sentono la nostra energia. Infatti certo, si dice pollice verde, ma è l'energia e la pianta ha un'intelligenza emozionale, diciamo così, è legata all'emozione. assolutamente. E quindi tutti sappiamo cos'è l'energia, è una cosa che emaniamo che può guarire e anche uccidere. L'energia non ha morale, è come l'elettricità, hai un campo positivo, un campo negativo, puoi dare luce come l'atomica, può nutrire il mondo, può distruggerlo, quello Diciamo che sta a chi sta dall'altra parte, che uso ne la fa di usa, quella cioè certo, cer l'intento si chiama, esatto. come la vuoi usare. Allora, per esempio, io anche l'altro giorno nei convegni lo faccio, immagino un esercizio molto semplice che posson far tutti. Immagino la luce che scende, che entra nel corpo, lo pulisce dentro e fuori, nomino tutti gli organi, adesso entra nel cervello, negli occhi, nelle orecchie e addirittura uno può immaginare di prendere una spazzola e pulire gli organi e mando la luce soprattutto nell'organo bersaglio, perché ognuno di noi, lo dice tu se ti sei occupato di medicina cinese, ha un organo bersaglio, per cui c'è un organo più debole degli altri, per cui proprio la medicina tradizionale cinese ti dice che se sei arrabbiato questa rabbia va nel fegato, il fegato esprime la rabbia, il polmone esprime la tristezza, il Sì, rene esprime la paura, quindi i nostri organi rispondono alle emozioni e si ammalano quando si accumula un'emozione negativa troppo forte. mh. Però se si ammala si può anche guarire, se non arriviamo A a uno una stadio troppo criticità avanzato. troppo avanzato. E dipende. Allora, qualche volta c'è un karma. Mh, Allora, se io me ne devo andare, posso fare tutte le cure del mondo e scioppo lo stesso. bene. Cioè, se è scritto, se io dico che noi veniamo con un contratto a termine, Mh. per cui nasciamo in quella famiglia e non possiamo scappare dal ventre quando io ho fatto Rebirthing, mi sono vista in una caverna Ah. con un lago che rappresenta il ventre materno, no, Mh. l'acqua e la caverna. E ho detto: "No, io non voglio nascere, no, non voglio questa donna". E una voce m'ha detto: "Figliola ti tocca, non si torna da qui non si torna indietro". Da lì non puoi scappare. La mia mamma è stata brava, però ovviamente ho avuto dei problemi. E ci sono dei bambini che non vogliono nascere, ma se nasci lì
è perché quella è la tua strada. Quel genitore è il tuo primo maestro, anche quando è negativo, anche quando ti Mia fa figlia dice sempre sta cosa, ma chi me l'ha fatta fare di scegliere voi come genitori? Siete troppo fuori di testa. quanti anni ha? 17 adesso. Ah beh, adesso è grande, ma lo diceva da piccola questa Lo diceva da cosa. piccola e ogni tanto gli scappa ancora adesso, per cui figurati, non si sa mai, va. Carino. Senti, mio figlio è un leone con ascendente Sagittario e Luna in Oh, Ariete. A 4 anni abbiamo litigato, lui si uè, metteva con le mani così e mi fronteggiava, come fa suo figlio adesso, e mi disse: "Io me ne vado da questa casa". E gli ho detto: "Caro mio, tu ci hai scelto e rimani qua". e Certo che vi ho basta. scelto, certo che vi ho scelto, ma da lassù mi sembravate intelligenti. No, questa è bellissima. E io ho detto 1-0. Non Sì. c'era replica. Cos'è che 4 devi anni. dirgli? Sì, No, 4 no, anni. finita. Senza Lì non poi replica. devi zitta, vai e finito il discorso. Esatto. Sì, assolutamente. Ehm, e quindi noi abbiamo dei poteri infiniti, così come possiamo cioè io non credo che ci sia il caso. Per cui se Mh. io mi ammalo, lo sto scrivendo adesso in un promo che sto facendo, la malattia secondo l'Oriente, la malattia è maestro e ti sta dicendo qualcosa. È chiaro che sarebbe meglio che te lo dica quando hai il raffreddore, non quando hai una malattia terminale, ma la malattia terminale non viene all'improvviso, cioè ci son tanti passaggi prima di ammalarti gravemente, tanti tante cose che trascuri. Io ho conosciuto una cosa che mi piace raccontare, anche se, ti ripeto, parlo sempre del primo e dell'ultimo capitolo. Ci sono delle persone che guariscono quando si separano. O Mh. come mai? Perché quel matrimonio è tossico, tu sei infelice, ma per esempio ci son degli uomini che magari hanno 2 o 3 storie così, ma non si separano. Perché adesso credo che non sia più così, perché in ufficio, se vuoi far carriera, devi avere una famiglia, cioè devi essere una persona stabile. Queste son storie che mi hanno raccontato, persone, Certo. uomini che volevano mantenere uomini che magari erano in carriera e pensavano che se si fossero divisi non sarebbero stati più credibili come Mh. serietà. E quindi rimani con una moglie che non ami più ma che proprio la detesti, o con un marito che magari è violento, che magari non è affettuoso, con cui è finita un colloquio. Perché sai cosa m'ha detto qualcuno? Mh. Che il vicino di casa poi non mi saluta più se mi separo e fan bagno, a me che me frega. La mia portinaia non mi saluta più. La mia portinaia, che è una persona molto carina, tosta, quando io le ho detto io mi son divisa a 60 anni, quando le ho detto: "Guardi che adesso rimarrò sola in casa", m'ha detto: "Ma signora, alla sua età non ci si divide". E io rimango altri 20 anni infelice? Cioè Sì. Però poi è non è una mai tardi libertà per separarsi, impagabile. eh. Sì, è impagabile, ma non la libertà dal matrimonio, la libertà interiore. Noi siamo Certo. pieni di condizionamenti da tutti, dalla mamma, dalla scuola, dal prete, dalla società, dal vicino di casa, dal lavoro e non ce ne sai cos'è la cosa terribile che io ho scoperto per me? Che non Mh. ce ne accorgiamo. Sì, Non diventa ti accorgiamo. automatico. Io quando mi son separata, mi sono accorta che pensavo per tante cose con la testa di mio marito e ho Però. cominciato a smontarle. Quella persona è antipatica, è vero che è antipatica, perché ho smontato tutte le frasi che avevo inglobato. Qualcuna era giusta ovviamente, non ho detto Certo. che però non mi sono mai accorta di quanto introiettiamo quello che ci dicono le persone vicine a noi. Mh. Ripeto, dalla mamma al partner. Magari non è negativo quello, ma non pensi più con la tua testa, entri in simbiosi e questo fa male alla salute. Allora, la mente ha tu volevi sapere questa cosa, tanti poteri. La mente va pulita Mh. dal chiacchiericcio interiore, bisogna sapere entrare dentro se stessi e poi ci sono dei poteri che sono l'intuizione, la veggenza, la chiaraudienza,
Per cui, per esempio, una cosa su cui accenno, ci sono gli spiriti guida, per esempio. Magari un'entità ti dice: allora, ti faccio un esempio. Il mio papà soffriva di psoriasi, ma leggerissima, aveva i gomiti, aspetta che mi devo fare lo striptease. Mio papà Aspetta, la musichetta non c'è. Ho già fatto. Mio papà aveva un pochino di psoriasi sui gomiti, proprio poco, però aveva i Però gomiti c'era. bianchi, però c'era. E io anche. Allora un giorno in seduta, questo maestro che veniva attraverso il mio ex marito, gli dissi: ma scusa maestro, se mio padre aveva quella problematica e forse anche, non so, forse anche mio fratello, non sono sicura, e noi abbiamo la stessa cosa, dov'è il libero arbitrio? Ah. Non c'è. E lui mi disse: tuo padre mangiava tanto salame e tu fai lo stesso, togli il salame e la psoriasi se ne va. E così è stato. Io ho scoperto che questo, ma non era una roba grandissima, Sì, era sì, sì. rosso, cioè una roba che magari non si vedeva neanche, viene dato dalle istamine, cioccolato, gamberetti, aragoste, esageratamente ovviamente, non Certo, una un accumulo, diciamo, di quelle una sostanze. quindi noi, a parte una logica, una minima conoscenza dell'alimentazione, che è una delle cose più importanti. Per esempio, salto un po' di palo in frasca, Dino, però io Sì, io ho intervistato Micio Scusci. Micio eh, Scusci era uno che portava in giro per il mondo la macrobiotica e addirittura in America il servizio di sanità sociale l'aveva accettata come alimentazione sana, diciamo. Lui okay. aveva 80 anni e ne dimostrava, lui e la moglie ne dimostravano 60. Allora, quando tu cucini, per esempio, dovresti mettere amore nel cibo o proprio con le mani, come si Certo. fa la benedizione, bisognerebbe benedire quello che mangiamo, oppure cucinare con il cuore. Se tu, io mangiavo in mensa quando lavoravo in Rusconi e non digerivo neanche il riso in bianco, perché era fatto male, era fatto senza cuore. Io amo cucinare e mi dicono come buono, ma magari un'insalata con dentro delle noci, perché noi mettiamo l'energia in quello che facciamo. Assolutamente. Quindi, così come nella pianta, nell'alimentazione dovremmo mettere l'intento di trasmettere l'energia positiva al cibo. Possiamo mandare energia. Possiamo visualizzare un organo e mandare energia, vedere che quell'organo risponde male, lo puoi fare col pendolo, lo puoi fare con le mani, con la veggenza e fare come fare un attack e capire dove c'è qualcosa che non funziona nel tuo corpo. E vabbè, puoi andare dal medico ovviamente, poi puoi scegliere sia la Certo. medicina naturale, ma puoi anche mandare energia, puoi anche fare delle cose personalmente. Non dico che non bisogna andare dal medico, ma possiamo aiutarci anche noi. E poi io sono una che si fa tante domande. Una domanda è: perché mi ammalo? Perché sto male? Allora, io sono stata male sabato, ma lo so perché sono stata male, perché ho mangiato male, cioè ho Ah, mangiato ecco. probabilmente del pesce non fresco, quindi era un problema leggero. Ma io perché sto male? Perché non mi curo, perché non mi voglio bene, perché non Esatto. mi riposo, perché non ti racconto un evento personale che racconto, ma l'anno scorso io lavoro moltissimo, sono una staccanovista e ero un po' stanca e la mia dottoressa mi ha detto di fare un elettrocardiogramma di controllo. Io ho il cuore, sicura di avere il cuore sano. Vabbè, ho fatto l'elettrocardiogramma e poi sono uscita, sono andata fuori Milano, son tornata, sono in metropolitana, mi chiama il cardiologo, simpaticissimo, e mi dice:
cara signore, se non è ancora caduta per terra, voli al pronto soccorso perché lei è in blocco cardiaco. Ah, però, Ah, così di però. base. Allora io invece di andare in ufficio sono andata a casa, ho preso il computer perché in ospedale si va col computer, perché si Ah deve sì, certo, continuare è a ovvio. lavorare. Certo, Ecco, certo. grazie, che sei uno dei pochi che mi capisce. No, ma Faccio l'elettrocardiogramma in ospedale, mi dicono: "Signora, lei è in pericolo di vita, subito in sala operatoria", e mi han messo un pacemaker. No, non oh, si vede. No, non si vede, c'ho un pacemaker. però Cioè mi ha messo una pila insomma. Ed è successa una cosa, son successe 2 cose belle, perché la malattia non è mai cattiva, la malattia viene come insegnamento. 2 cose belle. Intanto non ho avuto paura. È uscita da me un'energia come se mi fossi sdoppiata dalle braccia e dal davanti, è uscita una parte di me di energia, come se me ne stessi andando, e mi son sentita abbracciare ed è stato un abbraccio dolcissimo, proprio un abbraccio d'amore. E allora ho detto: "Beh ragazzi, se questa è la morte io son pronta". bene. Ma come ripeto, non mi han voluta perché sono una No, rompiballe, no, di no, là rompo assolutamente. anche di là, non solo di qua. Vabbè, so stata operata, il pacemaker è una cavolata, è una pila che ti inseriscono, Certo. e e poi ho cominciato a chiedermi, è stato faticoso la ripresa energetica, in sé Mh, non è niente, però non avevo più energia. Però mi son detta: "Il cuore è l'amore". mh. Allora, perché ho avuto questa cosa? Non è il cuore, è il campo, si è rotto il campo, come si dice, elettrico. Certo. È saltato Sì, il campo la parte elettrico elettrica della certo. probabilmente grazie al Covid. Mh, Allora, questa è la spiegazione tecnica, diciamo. Ma perché uno si ammala di cuore? Mi son chiesta: non son mai stata amata? Non so amare? Allora sono andata a fare una costellazione familiare ed è venuto fuori, mio padre è morto di cuore, di infarto, quando io avevo 19 anni, e sai, conosci le costellazioni, sono una cosa assolutamente. straordinaria, perché, lo dico a chi ci sta guardando, è quasi magica, perché le persone diventano la persona che vogliono rappresentare e parlano con lo stesso linguaggio con cui parlerebbe quella persona che però loro non hanno mai visto. Praticamente è venuto fuori che è come se io mi fossi caricata del problema di mio padre, del Mh, suo cuore, però io, siccome sono sana, non era mai successo niente. È stato molto interessante perché noi ci portiamo dei carichi nella vita, tanti carichi, anche qui dovremmo fare un lavoro, magari non anche senza andare in analisi, di introspezione. Allora, per esempio, ti faccio un esempio. Allora, questo caso era una morte, quindi è una cosa drammatica. Pensa a un bambino a cui il padre dice: "Tu non vali niente, nella vita non farai mai niente". ecco, questo è un esempio che è abbastanza chiaro e concreto, quindi è giusto. Tante persone, sai, Molte. perché magari anch'io ho sbagliato con mio figlio, perché magari il genitore dice: "No, non sei ecco, non sei capace, devi studiare perché se no non farai mai niente nella vita". Ed è il bambino non lo recepisce, vabbè, a parte il padre che ti frusta, che non ti vuole, che non capisce che fa un danno, a volte dici delle cose terribili sperando di incitare il figlio, quindi c'è un intento diverso. Ma il bambino lo vive come rifiuto, cioè lo Mh, vive, è un condizionamento e gli rimane per tutta la vita, a volte, dentro la cosa che lui non farà mai carriera, non sarà nessuno. mh, E quindi io ho avuto un caso molto interessante di un ragazzo che non si permetteva niente, aveva la moto più brutta, il lavoro più brutto, la fidanzata più brutta, come se non potesse ambire nient'altro. E perché finché non se lo abbiamo meritava esatto. quella Tra frase lì. l'altro è una cosa legata anche alla reincarnazione. Ne ho avuto un altro recentemente, che ha avuto un'altra persona
che è stato una persona molto negativa nel passato, crudele, usava male il potere, e questa vita è una persona molto per bene, molto carina, ma ha sempre vissuto fino adesso come se non si meritasse niente dalla vita. Lui non è sulla via della malattia, però non si gode la vita, e a un certo punto, se tu non corri ai ripari, hai qualche problema fisico, psichico, ti proibisci di vivere in qualche modo, ti proibisci di godere della vita. Sì, però Manuela, scusami, tu dici che Vai. praticamente, ognuno si dovrebbe assumere la piena responsabilità della sua vita. Yes, Questo è il concetto bravo, fondamentale. esattamente. Però perché è così difficile accettare di essere gli artefici del nostro dolore, della nostra vita? È più facile dare la responsabilità a un altro. È molto più facile non prendersela. Mh. Cioè, io sono infelice, guarda, quando io mi son separata, al mare ho incontrato una psicologa, la moglie di un mio amico, e le ho detto: "Sai, il matrimonio è andata male, la colpa è il 70 e 30, 60 e 40". Lei è scoppiata a ridere e ha detto: "È 50 e 50". Cioè, noi siamo sempre, perché io, a parte fare degli errori plateali, comunque ho accettato delle cose. Quindi Certo. nell'accettare delle cose che non andava bene divento responsabile, divento corresponsabile. Così, per esempio, le donne, adesso purtroppo ci sono i femminicidi ancora, le donne che prendono le sberle, accettano la violenza, e ci sono delle donne che dicevano, io li ho sentiti questi discorsi: "Ma se mi picchia è perché mi vuole bene. Ah, Se però. mi picchia è perché tiene a me e vuole correggermi". Cioè ci sono questo, oppure è geloso perché mi ama. Cioè, Mh. quindi c'è una cattiva interpretazione del rapporto, e tu sei responsabile, non vuol dire colpevole, cioè Mh. non è che uno punta il dito e dice: "Colpa tua", ma dovrebbe esserci un lavoro di consapevolezza e di coscienza. Io la prima sberla che ho ricevuto dal mio ragazzo, avevo 24 anni ed ero infelice, non capivo niente, ma quando lui mi ha dato una sberla, io ho rotto la relazione. Subito. Perché? Hai fatto Perché la cosa più bella. è no, cioè è no comunque, cioè ci deve essere rispetto reciproco in Certo, qualunque tipo di assolutamente. rapporto. Quindi noi, come dicevi tu, è interessante, è che non ce ne accorgiamo, siamo responsabili. Se Mh. io sono stata male, ho bevuto 3 bicchieri di vino, ho mangiato qualcosa, avrei dovuto mangiare un riso in bianco, faccio per dire, no, cioè la responsabilità è anche del cameriere, che non so, del cuoco, che magari Ah, ha dici? messo nel piatto delle cose non fresche. Certo. Ma io ho anche una responsabilità in quello che faccio, Mh. okay? E poi Questa è un buon punto di partenza, insomma, va. e poi l'esperienza negativa ti insegna sempre qualcosa. Mh. Cioè, se noi traiamo insegnamento da quello che ci succede, io non so, al ristorante non vado più, per esempio, per dire. Certo, No, magari ho bene. sbagliato una volta sola, però purtroppo, cioè se io capisco l'errore che ho fatto, io posso correggerlo. E poi ci sono, ehm, allora, nel libro parlo anche delle ci sono delle malattie, parliamo di cose esoteriche, che Mh. vengono da energie negative. Non si parla più di fatture, ma le cattive intenzioni hanno un'energia negativa. Se io ti odio profondamente, Mh. senza farti le bamboline con gli spigli, ma ti odio, a te arriva questa energia. Ah, questo è un argomento interessante. Come arriva Approfondisci l'amore. cortesemente. Come arriva l'amore, se io ti amo, se io amo qualcuno, un partner, un figlio, un amico, lui sente, io ho qualche, ne sono sola, ma ho qualche rapporto affettivo, non di relazione, di amicizia, io sento se le persone mi vogliono bene,
o se è una cosa social, diciamo, che è Certo. sempre carina, no, le persone simpatiche son sempre cari ma quando c'è l'affetto, ieri ero a un convegno a Verona e c'è stata tanta emozione perché quasi tutti i relatori, non tutti, hanno trasmesso la loro anima e tu lo Mh. senti, senti che c'è qualcosa in più dietro le parole. Lo stesso se io ti odio, non te, ciao, odio un Sì, altro, certo, certo. io provo rancore, odio, invidia, gelosia, è un'energia che sposto. Se poi sono una persona potente con la mente, che so usarla, tu non s per esempio, se io ti sono molto antipatica e passiamo un pomeriggio, un'ora insieme, tu sei a disagio perché Lo vorresti sento. scappare. Lo senti, tutti lo Sì, anche sì. i gatti, anche gli anzi loro lo Soprattutto loro. esprimono. Se io poi ho dei poteri, chiamiamoli così, so usare la mia mente, so usare i miei poteri, io posso danneggiare una persona. Però bisogna non lasciare le porte aperte. Cioè le persone, soccombono a questo tipo di energia quando, danno potere all'altra persona. Cioè se tu adesso mi mandi una maledizione, io so toglierla, per esempio, no, Mh. oppure vado sotto la doccia, mi lavo col sale, prego. La preghiera è la cosa più potente che esista, di qualunque religione Dino, cioè il Certo. nostro è potentissimo. C'è la preghiera all'arcangelo Michele che è potentissima, ma anche nell'Islam, nell'induismo, nel buddismo ci sono delle pratiche di preghiera. E la preghiera ti innalza, quindi queste energie che son bassissime ti colpiscono, non so, prendi uno spigolo, Cioè, ti tagli male un'unghia, il famoso mignolino contro il comodino, insomma, dai. sì, ti fai male, Ti però fai 5 male. minuti dopo è passato, okay? E quindi c'è anche quest'aspetto delle malattie. Tu sai benissimo che, per esempio, in Brasile col voodoo fanno delle cose Uff. tremende, tremende. Però anche lì Ma tu dici che la persona riesce da sola a schermarsi da queste energie o a se volte ha bisogno di qualcosa in più? dipende, perché Mh. se tu sai lavorare con l'energia puoi farlo da solo, se no esistono i preti esorcisti, i guaritori, esistono delle pratiche a cui ci si può rivolgere. Ci sono delle persone che sanno fronteggiare questa cosa. Anche la pranoterapia cura, ma puoi anche schermarti in qualche modo. Mh. E poi una cosa che dà più potere alle le energie negative è la paura. Cioè, Ah, finalmente qualcuno che dice qualcosa. Sono molto contento di questa cosa, sì. se tu non hai paura, io come ti dicevo fuori onda dico delle parolacce. Sì, siamo in C'è un 2. mantra che io dico dal Covid in avanti: Mh. "Fanculo, fanculo, fanculo". Allora, se mi fanno del male, ma va a fan bagno, cioè io Certo. però anche lì è karma. Mi ricordo nel '94 io stavo scrivendo la terapia R, che era un libro sulla reincarnazione, che non c'è Okay. più, che vorrei riprendere. Sì. Perché sto sulla terra, ogni libro che scrivo è 1 anno in più che posso rimanere sulla terra, hai Ah, boh, capito? allora andiamo avanti ad libitum insomma. Cioè, E ho ricevuto da un mago che non conosco una mh. minaccia per telefono, Ah, però. perché io, parlavo male dei maghi, ovviamente. Avevo delle persone che non mi volevano bene, veramente a basso livello. E allora mi sono chiesta: io posso essere antipatica, sono invadente, interrompo le persone quando parlano, sono un'impicciona, metti, sto facendo un outing, Che apprezza perché bello! perché è Signore e un outing. signori, un outing di Manuela Pompas è bellissima. Grazie di Però questa cosa. non sono cattiva,
non ho mai No. desiderato di far male a nessuno, non ho mai fatto ammazzo le farfalline della pasta Oh con fe porca miseriaccia. Vabbè, vabbè dai, potremmo anche E chiudere là. allora mi sono chiesta: ma perché mi torna invece la cattiveria che Mh, io non ho? Beh, l'ho avuta in altre vite. Cioè, tutti siamo state maghi, streghe, anche gli sciamani. Lo sciamano non è necessariamente buono. Cioè, lo certo. sciamano può usarlo anche per fare del male, per Parlavamo assoggettare. dell'intenzione prima, no, per cui credo Sì, che esatto. Ma parlo anche degli sciamani, quelli dell'Amazzonia, gli vabbè, sciamani quelli belli tosti insomma. possono essere straordinari e possono anche allora se io ho fatto del male, quel male ritorna in qualche modo. Mh. Però se io so combatterlo, mi arriva, mi fa vedere che quella cosa non si fa e poi io s dopo questa esperienza so come reagire. Mh. E tutto è karma. Tu sai che il karma è la mia è il mio campo preferito, Beh, il mio c'è una studio. testata giornalistica che si chiama Karma News, per cui voglio dire più Oh, di che così, caso! È un voglio caso. guarda caso sarà E così. anche la malattia è karma. La malattia può Ah, essere karma. questa è una è un aspetto molto interessante. La malattia e karma quindi Può dici. essere karma. Mh, Ieri al convegno raccontavo questa storia, è venuto a fare la regressione un ragazzo mh, che ha rivissuto di essere un militare tedesco nella Wehrmacht. Lui era un bravo ragazzo, il padre era un SS e lui però pensava che Hitler fosse un grande uomo mh. con un grande ideale, per fare grande la Germania, quindi era vissuto nell'illusione di essere dalla parte dei giusti ed è stato ammazzato con lo sbarco in Normandia da un militare, non so se inglese o americano. Mh, Questo gli ha sparato e poi ha piantato la baionetta nel fegato dicendo una frase brutto porco, non so, mh. una frase di disprezzo, ma lui era già morto. In questa vita ha che è rinato subito, no? È morto nel 44, sarà nato, se io non mi ricordo quando è nato, metti negli anni 50. È il 44 lo sbarco in Normandia? Il 42? Vabbè, Sì, giù di là, giù comunque di là. nei primi anni '40 sicuramente. Okay. E ha sempre avuto mal di fegato, ma dagli esami clinici non risultava niente. Quando ha rivissuto questa scena, il mal di Mh. fegato non l'ha più avuto. E di casi così ne ho avuti tanti, di dolori, soprattutto i dolori che spariscono quando tu capisci da dove arrivano, da una vita precedente. E questo è abbastanza interessante. Però a Conosco, livello clinico non c'è niente, non ho capito. conosco. Conosci? Racconta. Conosco perché è successo anche a me. Io Raccontali. dall'età di 13 anni prendevo un farmaco per, un broncodilatatore diciamo va, Sì, mh, e da poco più di 10 anni fa, dopo una sessione di regressione, chiamiamola sì. così, che poi stiamo dicendo un sacco di termini tecnici, mi toccherà fare solo dei video dedicati a spiegare questo, però va Ma no, la bene, lo regressione faremo. ipnotica con l'ipnosi, che è una tecnica di suggestione, ti Esatto, manda una persona indietro nel tempo, in indietro nel questa tempo. vita o io credo nella reincarnazione, credo nella possibilità che l'anima si possa reincarnare, possa si chiama la dottrina dell'eterno ritorno, possa ritornare e Certo, quindi noi portiamo memorie anche delle vite passate. Ti ho fatto io il film che così ne fai uno in meno. grande, grazie, così facciamo subito un taglietto e lo mandiamo fuori così com'è. Perfetto, perfetto. E da questa seduta devo dire che ho rivissuto una scena, dove ero una bambina di 7 anni e immobilizzata nel letto e con un padre che era un po' birichino, che si sdraiava sopra, senza andare nei dettagli. Vabbè, è un Vivendo abuso, è comunque un esatto, abuso. esatto. Quindi questa pressione qua sopra, Sì, è stata rivissuta in maniera specifica qui e si era capito anche il perché.
Ehm, Interessante. Ed è sparito? Bella la scena perché ho rivisto anche la mamma che era vicino alla porta e che guardava tutto e stava zitta. Pensa te che scena. Tra le altre cose ho detto anche il nome e il cognome e l'anno in cui è venuta a mancare questa bambina, e poi facendo delle ricerche ho trovato addirittura la lapide così. Ma dai? Sì, sì, è stata una cosa Quindi fantastica. recente, la vita prima di questa? Sì, subito la vita prima di questa, perché era pochi anni prima di Ah, se lo nascere io, insomma. sapevo ti inglobavo nelle mie Ah, fa guarda, lo dico volentieri. Tu sai che abbiamo fatto live per una vita, abbiam parlato di ogni sì, cosa in assoluto, e la dico per la prima volta, diciamo, pubblicamente, la dico solo quando facciamo qualche piccolo convegno o qualche cosa, diciamo, sì. internos proprio con te, per cui pensa alla fiducia che ho in te. Beh, ma è Ehm interessante perché sai, io parlo molto di me. Anche mh, ieri ho detto: "Ah, io son molto autobiografica." Ma ho sempre quando io ci pensavo stamattina, quando io andavo a intervistare un sensitivo che mi mh, diceva: "Io vedo Laura", io anche all'inizio che non ero ancora dicevo: "Ma se la vede lui la posso vedere anch'io." O uno mi diceva, non so: "Io esco dal corpo." E perché io non posso farlo? Ho sempre pensato che tutti possiamo sviluppare tutto il potenziale, anche quando avevo pochissimo, non sapevo di avere. Quindi quando io racconto di me, penso che possa servire anche agli altri, perché se io so guarirmi, se lo sa fare uno, se c'è una cosa la sa fare uno, la possono fare tutti. sì, Poi però è io sto chiaro, molto attento a raccontare questo, perché questo non vuol dire prendere e buttare nel cestino, no, è una cosa ciò che ti dà il delicata fu anche, è una per cosa cui delicata, sì. molto delicata. Sta di fatto che con me, devo dir la verità, ha funzionato, perché io l'indomani mattina avevo una potenza addosso che non avevo mai avuto in vita mia. Ti sei liberato? Ma ero Sei guarda, io liberato di una penso che corazza. quell'emozione lì la ricordo ancora oggi, per cui figurati te quanto è stata forte. Sì, lo so. Ah, E ma da quel non si momento dimentica lì niente? Dino, non si dimentica niente? 0, io adesso se voglio rivivo esattamente la stessa cosa. Sì, 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 non E dimentichiamo, no, no, no. E perché devo sono dir la verità, memorie sono 12 anni che non prendo più niente, cioè son memorie collegate alle emozioni. Cioè, quindi non sono memorie solo io non ho più memoria, ho mh, perso la memoria a breve termine, ma le cose legate alle emozioni son tutte dentro, quindi quelle me le fantastico. ricordo perché non posso dimenticare. E quindi è un C'è ed da è dire, se qua lo sottolineo, bisogna però sempre affidarsi a qualcuno esperto, perché c'è chi lo fa anche un po' così, solo perché ha visto qualche tutorial su YouTube e prova a farlo. Occhio, perché sono cose delicate. Io ti ho Stai parlando raccontato in della privato regressione, di stai parlando della regressione. regressione. O Certo. è peggio, guarda, io conosco delle persone che hanno fatto un corso Mh, di regressione, di tai chi, di un corso solo di 2 giorni e si mettono a insegnare. ahia. Ma dietro ci sono anni di studio, di pratica, quindi prima di farlo agli altri devi sapere cosa fai. Tra l'altro il problema della regressione, facciamo una parentesi, non è tanto portare la persona indietro, ma se succede qualcosa di grave, come lo affronti? Se Esatto. succede un'emozione devastante, una crisi, come lo contieni? A me è successo 2 o 3 volte. Mh. Una possessione è successo una Oh volta. là! E come la contieni? Devi avere i posso dire le contropalle, cioè Sì, sì, devi sapere cosa devi fare. Quindi non è un gioco, non certo. può essere un gioco, ma tutto non è un gioco. Però guarda Dino, vivere è una cosa meravigliosa, anche se a Mh. volte è difficilissima, okay? Sì, assolutamente, concordo appieno su questa cosa. Una cosa che però ci tengo a dirti è che, allora, prima abbiam parlato di assumersi la responsabilità, okay, quindi è giusto questo, però, mhmm, tu dicevi che la salute è armonia, no,
e Sì, mentre la malattia è disarmonia, in parole semplici diciamo, sì, ovviamente. diciamo. Okay. Però come si può guarire senza passare dal dolore, cioè senza passare dalla disarmonia? C le 2 cose sono comunque correlate, cioè quasi quasi il dolore è necessario per poter poi arrivare a In alcuni casi sì. mh, In alcuni casi ti serve uno stimolo molto forte, come il dolore, per intraprendere un cammino che se no non faresti. Uno che sta bene e si beve 1 litro di vino al giorno, 10 caffè, vive bene, sta su la notte, stravizia e sta bene, mh, poi arriva il giorno che cadi per terra e sdraghete. capisci che un po' meno liquore, un po' meno stravizi. Però c'è anche chi ha fatto delle vite più armoniche e quindi torna e non stravizia, diciamo, e ha già dentro la spinta a vivere bene. È un insegnamento che non viene dalla cultura. Io faccio sempre questo esempio: prova a dire a uno che fuma smetti perché ti fa male, non smette Non nessuno, smetterà non mai. smette nessuno, non importa. Io ho conosciuto persone che hanno avuto il tumore, che hanno continuato a fumare, che non hanno mai smesso. Per cui, com'è? Chi a causa del suo mal pianga se Pianga stesso. se stesso, Per cui sì, sì, ci anche sta. la salute è un cammino di consapevolezza, è un cammino di ricerca, di conoscenza, non Tu è nel casuale. libro associ però questa consapevolezza, questa nuova consapevolezza collettiva, chiamiamola così, no, Sì? a L'hai una letto? religione alcune al non son riuscito tutto, ma sicuramente una parte. Bravo. Cavolo che ti facevo le domande. Cosa lo associo? A una religione universale, parli di religione universale. Beh, detto così è detto male, perché ognuno ha il diritto di seguire la propria religione, il proprio credo, la propria Mh, fede. Per cui se tu sei cattolico convinto o musulmano convinto o induista convinto va benissimo. mh, Però Dio è uno solo. Io ero in India una volta in un negozio, stavo aspettando un taxi in una valigeria mh. e c'era il proprietario che mi faceva delle domande e a un certo punto gli ho detto: "Ma scusi, allora, quando moriamo andiamo di là, c'è un grande tavolo e c'è Buddha che gioca a carte con Krishna, con Gesù, con Meravigliosa 'sta scena. Maometto e cioè tutti gli dei che giocano a carte. Dio è uno solo. Cioè, poi lo chiamiamo siamo noi che l'abbiamo chiamato in tanti modi, l'abbiamo descritto, l'abbiamo proiettato quello che abbiamo dentro di noi. Noi siam cattolici, abbiamo proiettato la figura del padre, Certo. no, non è un padre. Intanto sarebbe padre e madre, prima di tutto, e Mh. poi è un principio il divino. Poi chiamalo come vuoi. Quindi non è tanto una religione universale, è che noi abbiam la religione non è spiritualità, Dino, però, la religione religolega. La religione è una politica, è un credo, ti chiude, non apre. La spiritualità è comune, la religione ti isola. Io quando mi è capitato, sono andata a pregare in sinagoga, sono andata a pregare nei templi, nelle moschee, là dove potevo entrare, nei templi indiani. Tra l'altro, una cosa carina che mi è venuta in mente in queste ultime, recentemente, io sono andata in India nel tempio di Ganesh, il dio elefante. Vabbè, da turista, no, ci han Certo. portato, eravamo in un gruppo, siamo andati a vedere. E nello spazio di fianco, unito solo da una grata, c'erano delle donne che cantavano alla dea Lakshmi, la dea della bellezza, c'erano dei canti, ma era la stessa energia di Maria. Cioè, non esiste una Madonna cattolica e una Madonna induista, è una energia su cui noi proiettiamo la nostra cultura. Jasmine, che era quella donna che mangiava luce, con cui ho fatto vari corsi, raccontava
che in Amazzonia gli indios, credo in Amazzonia, non sono sicura, comunque un popolo primitivo, pregava la signora della foresta, che era la Madonna. Cioè, ma per loro non era la Madonna, era la signora della foresta. Per Era cui la la rappresentazione per loro di quella yes, cosa lì, insomma. per cui la divinità è una. Adesso si parla con la fisica quantistica, è l'uno, la coscienza cosmica. E noi gli abbiamo dato dei nomi perché non capivamo, è troppo astratto pensare all'uno, è più facile pensare a un padre, al Beh, padre buono. viviamo in un mondo duale, cioè per cui pensare all'uno diventa sempre difficile. Ma l'uno è l'assoluto. Mh-mh. E poi l'uno è yin e yang in realtà, Mh. volendo. Nel mondo della manifestazione è doppio, è yin e yang. Nel Tao è uno che diventa due. Certo, Ah, però è tanta bello, roba. tanta roba, sì. Vabbè, Ma abbiamo allora, cioè, adesso queste cose qua non penso che le diciamo solo noi stasera. La gente tu dici che si è aperta, ormai conosce, voglio dire. Ma guarda, io però ero a un convegno domenica eh, e c'erano tanti uomini e questa è una cosa nuova, uhm, perché di solito son le donne che si avvicinano a queste tematiche un pochino particolari, che tengono conto della sensibilità, dell'intuizione, di una cultura non, come si può dire, non ortodossa, possiamo sì. usare questo termine. Si stanno aprendo anche gli uomini finalmente a in fondo ad ascoltare la propria anima, perché non è che bisogna fare delle cose strane, ascoltarsi. Se noi ci ascoltassimo saremmo sani, vivremo felici Ma tu e la vita credi sarebbe più facile. che veramente l'umanità ha voglia di guarire, oppure preferisce stare un po' in questo conflitto che conosce? Dino, l'umanità è fatta di persone che sono appena stati animali, si sono incarnati in uomini e sono molto vicini al regno animale, Mh, sono fatte di automi che mh, vivono nell'automatismo e non pensano, tanta gente non pensa, qualcuno che comincia a risvegliarsi e qualche illuminato. mh, Quindi è una scala, non c'è un'umanità, come si dice, no, coerente, omologa, uguale. Quindi quello che è morto da animale adesso si incarna come persona e allora possiamo dire che gli occidentali hanno un'evoluzione che dovrebbe essere lontana da quella dell'animale. Poi non mh, è sempre così, non è sempre così. Io ho sempre pensato ai talebani, a quelli dell'ISIS, a questi che ammazzano mh. anche a questi palestinesi, come si Hai un chiamano? pensiero a riguardo? No, Mh, penso che questi che sparano, che uccidono, siano poco distanti dal mondo animale, non pensano, si lasciano manipolare mh, da chi li guida e a chi fa comodo guidarli nella violenza. No, non voglio esprimere perché in una guerra han torto tutti, quindi io non voglio esprimere concordo. perché c'è una ragione da una parte e una ragione dall'altra. Poi magari ce n'è un po' più e un po' meno, ma ci sono torti dappertutto. Ci sono gli estremismi che non vanno mai bene, i massacri non vanno mai bene. Quindi io Mh. preferisco evitare commenti più di questo. Ascolta, io intanto se posso metto il tuo libro e ho creato un Grazie. QR code qua sopra, per cui chi volesse acquistarlo basta che fa una foto al QR code e viene indirizzato direttamente nella pagina del libro stesso. Tra Per cui l'altro, in fondo al mio sito www.karmainstitute.it ah, non l'hai messo www.karma con la K, Karma News, ho dato un no, vecchio non l'ho indirizzo, messo, ma Karma News. faccio una cosa secondo me più carina. Adesso ti faccio vedere. Quando voi andate in fondo alla pagina, c'è scritto Manuela Pompa, se cliccate sopra ci sono i libri e ecco, se tu vai in fondo, fai giù, 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 giù. Ecco, se voi cliccate lì,
No, sali un pochino. Manuela Pompas, no, sali. Oddio, non lo vedo. No, più giù. I libri Perché no? sono qua però, sono qua No, vai sotto. giù, vai Giù, giù. Ma no, dovrebbe esserci scritto Manuela Pompas, eccolo che qua, non vedo. Manuela Pompas. Se voi Schiscio, eccolo qua. cliccate, no, Non è questo. vai giù, sì, vai giù. Ecco qua. No, vai sotto Manuela Pompas. Eccolo lì, vicino alla newsletter c'è Manuela Pompas. Vai, scrollalo, questo Manuela Pompas. Eccoli qua, libri. Libri. Ecco, se voi cliccate libri, ci sono tutti i miei Da. libri e li vende il Giardino dei Libri, non li vendo io, col 5% di sconto, per cui ve li Che mandano a bello. casa. Oh, ma qua mi stanco il dito a fare. Oh, quanti sono sti libri qua? Ma Hai fatto un conto? io ne ho scritti più di 20, poi qualcuno è sparito ovviamente, Certo. qualcuno non c'è più. Tra l'altro non sono neanche in ordine di scrittura. Beh, ne ho scritti tanti, Dino. Ammappate, oh. Ehi. Ammazza Teo. Ma manco se fossi la Pompas, voglio dire io, ma non lo so. E adesso ne esce uno pazzesco, Dai, fammi adesso uno spoilerino, dai che me l'avevi promesso, che quand'è? A gennaio? Quand'è che? alla Dai. fine di gennaio. No, meraviglioso. Madonna, guardate, questo è l'ultimo, ovviamente. QR code, o se no direttamente sulla pagina karmanews.it/Manuela Pompas trovate il libro da acquistare sul Giardino dei Grazie. Libri. Complimenti, complimenti Manuela, tanta Guarda, si roba. legge molto meno. Si legge adesso andiamo in internet, andiamo su Wikipedia e Lo so, usiamo il computer come se fosse a volte è giusto così, perché è un grande aiuto, ma certo, purtroppo il libro non è come il computer. Il libro ha uno spessore. Quando io prendo in mano un libro, io leggo molta saggistica, poi prendo la matita, mi sottolineo le cose che certo, mi interessano, poi vado a ritrovare quando mi servono, la carta ha un odore, la carta vive, è meraviglioso. il computer Certo, no. È un grande strumento, io lo uso moltissimo, devo imparare a usare l'intelligenza artificiale che è un altro grande strumento, cioè ci sono le cose assolutamente. meravigliose, ma la carta non è la Rimane la stessa. carta. Rimane, non so se tu leggi, ma la carta è la carta. Purtroppo il tempo è poco, però sì, assolutamente. Ritengo ancora che la lettura sia quell'arma in più per conoscere e per affrontare quello che è la vita oggi. Poi quando leggi Perché un libro interessante, tu ti ritrovi in quel libro, quindi a assolutamente. volte ti fa da specchio. Ti fa Attenzione che molti oggi confondono la lettura nello scrollare degli articoli. Ora tu sai che i titoli sono fatti ad hoc, no? E molte volte assolutamente. e molte volte il leggere il nome del titolo, Sì, inconsciamente è come se noi già avessimo capito tutto di quella roba lì. esatto. Diventa Ahimè, sempre difficile, ahimè. diventa difficile. Comunque io sono Ascolta, io ti lascio andare adesso fra 2 minuti perché insomma è 1 ora e 20 che siamo qua, sì, mi ha e fatto non ci son domande? no, non ci sono domande, però, purtroppo è saltata una diretta su una parte importante. Va bene, le Va bene, rifaranno e le risponderemo su YouTube, non è un problema. va L'importante è bene. che rimanga il contenuto perché abbiam detto un sacco di cose. Sì, io ho Allora usato un po' di pane in frasca, ma perché vabbè, ma questa sei per me tu, l'ho fatto così. io ho avuto e ho il piacere di conoscerti perché so perfettamente come funziona, e ti se posso ti faccio questa domanda, così mi chiosi, Vai, direttamente. vai. Allora, abbiam parlato dell'inizio, qualcosina a metà, parliamo un po' della fine di questo libro, dove tu scrivi che essere sani è possibile per tutti, almeno in teoria. Sì. E la domanda è questa: ma se la teoria è così chiara, cosa manca al cuore umano per metterla in pratica? È un discorso di evoluzione. Mh, E poi te lo dicevo prima, tu fumi, fai male, smetti? No. mh, Allora è facilissimo smettere di fumare, metti giù il pacchetto e lo butti via, non lo fa cer nessuno.
Io ho mangiato troppo cioccolato l'altro giorno e ho avuto un problema, ho avuto una reazione legata al cioccolato. Certo. Cretina io a mangiare il cioccolato. Per cui noi facciamo un sacco di cose che non dobbiamo fare, Mh. a parte respirare l'aria immonda delle nostre città, mangiare, bisognerebbe, non so, mi diceva qualcuno, non prendere la carne nella grande distribuzione, cerca un macellaio che macelli bene le sue bestie, che gli dia da mangiare senza antibiotici, senza ormoni. Mh. E chi ha tempo a Milano di andare a cercare un macellaio in No, campagna? è impensabile. Viviamo Oppure il l'Italia è un po' contadino impensabile. che non usa i pesticidi, quando io ho il supermarket di fianco, in un quarto d'ora riempio il carrello e ho E la via. spesa di una settimana. E quindi c'è anche un problema di pigrizia, viviamo tutti un po' folli, tutti di corsa, dovremmo rallentare, dovremmo guardarci di più dentro. Tu parlavamo prima di Osho, Mh. dovremmo fare meditazione tutti i giorni, sempre tutti i giorni. La meditazione, tra l'altro, quando tu fai rilassamento, zen o meditazione, produci endorfine, produci Assolutamente. gli ormoni del benessere, scarichi la tensione, quindi non accumuli stress, quindi non accumuli quelle tensioni che poi ammalano. Quindi c'è anche nello stile di vita, c'è anche questo, c'è anche la meditazione. Pensa che in India, dove sono stata, in alcune scuole, non mi ricordo dove, i bambini cominciano a fare meditazione alle elementari, Subito. piccoli. Certo, certo, piccolini. Quando tu insegni, io ho una foto di mio nipote che sta meditando, non medita, però l'ha fatto un giorno. Quando un bambino comincia, poi non smette più perché fa parte del suo modo di vivere. E quando tu mediti, per esempio, io quando medito sto bene, ma adesso quando medito canalizzo. Quindi Mh. a volte mi arrivano, per esempio, a me succede quando medito, mi arriva un suggerimento per quello che devo scrivere, per Ah, quello che devo fare. un'intuizione. No, un suggerimento, Ah, c'è qualcuno proprio. che mi dice, sì, no, no, Mh. vabbè, se vuoi un'intuizione lo No, no, stesso. ma ci sta, è bello che l'hai sottolineato. Dal mio cervello, da un'entità superiore, e quindi è interessante, perché se noi entriamo in contatto con delle menti più evolute della nostra, ci mettiamo in linea in un modo di vivere migliore, Mh. okay? Ma è un'evoluzione, Dino, Mh. cioè è un cammino e i cammini non sono facili e la gente preferisce sedersi davanti alla televisione, guardare i Lo programmi so. scemi e dimenticare le proprie problematiche nella televisione, per esempio la musica. Io sento la musica quando guido. L'altra sera stavo tornando in macchina da Verona e la musica è ta 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 ta. È bella. Questo è un rincoglionimento, cioè la musica è un'altra cosa. Io non sono musicista, però a un certo punto a volte la sento perché sono sola e mi tiene compagnia e poi spengo perché come si fa? Come si fa a sentire una musica che ti tempesta, dove non c'è armonia? E vabbè, insomma. Oggi diciamo, e te lo dice un musicista, che oggi è difficile. La musica è un po' compressa e catalogata per fare determinate cose, va bene, ci sta. Anche per È così. manipolarti, Purtroppo sì, anche per manipolarti. purtroppo sì. Vabbè, quindi la vita è una continua educazione, una continua crescita e dovremmo viverla in questo modo. Adesso non 24 ore al giorno, però se dovremmo essere più attenti, ecco, dovremmo essere più Allora, attenti. Manuela, tu stai parlando con un pazzo che nel 2025 apre un canale YouTube che si chiama Meditazione Quotidiana. Oh, Per guarda cui caso. cosa puoi capire da questo? E l'intento è proprio di dire che la meditazione non è quella semplicemente di stare nella posizione del loto, ma tu all'inizio hai detto una cosa meravigliosa. Hai detto, citando una collaboratrice domestica, che lei mentre faceva
i lavori quotidiani, In e una quella casa era d'altri. la sua. Eh. In una casa d'altri. In una casa di altri poi, per cui Sì, immaginati che grandissima sì. voglia e piacevolezza nel farlo, però in quel momento lei era soddisfatta perché era lì, era presente in quello che faceva Esatto. e rimaneva soddisfatta. Ecco, questo è il fulcro, diciamo. Io le ho detto: "Lei è come Gandhi, mi sta dando un insegnamento". Ah, Perché lei puliva il tavolo, no, il tavolo della cucina, fino a che era perfetto. E io vedevo l'energia che lei usava. Cioè, è una cazzata pulire un tavolo, cioè passi uno certo. straccio, ma lei metteva tutta se stessa nel fare le cose bene. Non l'ho più avuta una persona così, non l'ho più Ma avuta. è un È raro, è è un raro. puntino bianco. Sì, 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 Però è assolutamen stato un grande insegnamento per me quella ragazza, giovane, giovane, pensa una te. ragazza non particolarmente colta, che veniva da no, non lo Sri Lanka, veniva da quel paese vicino all'India, dove c'è stato lo tsunami, vabbè, non mi Mh, viene in mente. Filippine, Filippine. dalle Filippine. Sì, era Filippine. Per cui non aveva una cultura, però aveva dentro qualcosa di grande. Beh, ma molte volte la cultura fa poco, sai, alla fine, lo dicevi te nel mentre parlavi, proprio ti viene dall'interno, No, non è che fa poco, spesso la cultura ti chiude, fa dei fa danni. l'opposto allora, sì, fa dei danni. Perché tu vai avanti su quella strada lì e siccome tu hai studiato, c'è solo quello che tu hai studiato e non c'è altro. Quindi vabbè. Però senti, noi dobbiam passare da un percorso del Mh. karma. Dobbiam passare dal bene e dal male, dalla salute e dalla malattia, dal buio dalla luce, dobbiamo sperimentare tutto. Più sperimentiamo e più dovrebbe attivarsi la coscienza. E man mano che dopo diventi responsabile. Quando capisci, se sbagli è proprio una tua responsabilità. Cioè Allora, se io Manuela, mangio chiudi questa, dimmi, pardon. se mangio 1 chilo di cioccolato son deficiente. Okay. Cioè, hai capito? Se faccio delle cose che so che mi fanno male, sono deficiente. Cioè, so le cose e non le metto in atto come molti di noi. Però noi siamo responsabili, anche quando non lo sappiamo, perché l'anima lo sa, non lo sa la mente. Son 2 cose diverse. La mente è fatta delle cose che ci hanno messo dentro, è fatta Mh. delle cose che abbiamo studiato, che abbiamo letto. L'anima non ha questo, non è condizionata ed è a contatto anche con livelli più alti. Quindi noi dovremmo ascoltare l'anima, non la mente. Meraviglioso. Allora dai un ultimo suggerimento a una persona che ha finito adesso di ascoltarti, da Leggi il dove mio libro. dovrebbe partire. Brava! Vedi che già c'è. E da da down. Tra l'altro è un titolo molto bello questo, che non ho Sì, fatto io, perché noi siamo luce, noi siamo divini e non lo sappiamo. E questo è il peccato originale per me, la separazione dell'io da Dio. Cioè noi eravamo mh, luce e abbiamo fatto un atto, o Dio ci ha permesso, perché se no non ci sarebbe stata l'evoluzione, ci siamo staccati, abbiamo dimenticato l'origine e il cammino è tornare a casa, è tornare a riappropriarci della luce che è dentro ciascuno di noi. bene. Ragazzi, grazie. Manuela, grazie Grazie a di te. cuore veramente di essere stata qua con noi questa sera. Se volete scrivete nei commenti, qualsiasi domanda che noi comunque vi leggeremo e vi risponderemo senza problemi. Grazie ancora Manuela e adesso a Ninna perché tu è 3 giorni che non dormi, io quasi e andiamo avanti così. Va Un bene, grazie a abbraccio, tutti, grazie, namaste, buona serata. grazie, Ciao saluti a Dino, a tutti. presto. Ciao, ciao.